Non ti vuole o non ti merita? Questo è il titolo del video di oggi, quasi un po' provocatorio, per farti capire che ci sono una serie di passaggi da compiere, che oggi ti spiegherò, quando la persona che ami, la persona che desideri, ti dice che non ti vuole più. Ok? Vediamoli subito. Io sono Domenico Iapello, Love e Life Coach formato in PNL dal 2011. Su questo canale ti parlo di riconquista, seduzione, problemi di coppia e crescita personale. Se ti fa piacere iscriviti al canale così che tutte le volte che settimanalmente pubblicherò nuovi contenuti gratuiti potrai vederli in anteprima. Ora, iniziamo con una doverosa premessa. Intanto ti chiedo scusa per la voce, sono raffreddato, ho la voce quasi a zero. Ho voluto ugualmente registrare questi video affinché tu non li perda, ecco, e quindi già per questo ti chiedo un piccolo premio, lascia un like. Ora, detto ciò, andiamo a noi, seriamente, ecco. Allora, non ti vuole, non ti merita, ecco il titolo è un po' provocatorio. Intanto partiamo dal presupposto che se io molto spesso sento dire dai miei clienti, Domenico dice di amarmi ma non mi vuole, oppure Domenico dice che mi vuole ma non mi ama. Ecco, iniziamo a chiarire questo aspetto. Se ti vuole, ti ama, se ti ama, ti vuole, punto. E soprattutto, se ti ama, ti vuole, rimane, ok? Non va via. Quindi sulla base di ciò, questo è il primo parametro che dobbiamo avere ben presente quando parliamo di relazioni di coppia, quando parliamo di vere relazioni di coppia. Ora ti indicherò 3 cose importanti che dovrai tenere a mente da questo momento in poi. Il primo aspetto da tenere in mente è se non ti vuole, se ti dimostra di non volerti, devi lasciarlo andare, devi lasciarla andare, ok? Bisogna tagliare subito i ponti perché hai 2 grandi vantaggi. Intanto preservare la tua vita dall'ipercontrollo dell'altra persona e soprattutto cercare di testare, cercare di capire se c'è un reale sentimento dall'altra parte. Alla fine cosa te ne faresti di una persona che sta al tuo fianco e ti fa passare le pene dell'inferno e magari un giorno vivi felicemente e 10 giorni vivi nella tristezza e nel dolore. Ecco, questo è il primo passaggio da tenere a mente, ok? Quindi, anche se può sembrare difficile, io ho realizzato tutta una serie di video al riguardo, bisogna lasciare andare. Se hai la dimostrazione palese che questa persona non ti vuole, sia che ti dica non ti amo, sia che ti dica non ti voglio, come ti ho spiegato nella premessa di questo video, è indifferente, ok? Lascia andare. Il secondo passo, qualora tu volessi avere una sicurezza, una certezza in più, è di chiederti cosa ha fatto questa persona per te concretamente nelle ultime 2 settimane. Prendi un foglio di carta e scrivi proprio i giorni delle ultime 2 settimane, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, di nuovo lunedì, martedì, 2 settimane, ok? E poi giorno per giorno prova a scrivere cosa realmente ha fatto questa persona. È sparita per 2 settimane? Bisogna tagliare. Si è fatta sentire di tanto in tanto? Bisogna tagliare. Ti ha dimostrato un interesse concreto? Allo stesso tempo c'è qualche dinamica di fondo che questa persona purtroppo vive, una mappa interna, un problema, una situazione psicologica, quello che vogliamo, allora in quel caso possiamo e non possiamo valutare, ok? Cercheremo di capire strada facendo. Questo esercizio è importantissimo ed è il secondo passo che devi tenere a mente. Il terzo passaggio, che poi riassume i primi 2, e considera che tutto ciò che di bello puoi vivere nella vita personale, nella vita familiare, nella vita di coppia, sta dietro al tuo no. Questo è un qualcosa che può sembrare banale, in realtà è di un'importanza mostruosa, ok? Dietro al tuo no, dietro al tuo lasciare andare, ci sono numerose meraviglie che ti aspettano. Molto spesso l'essere umano è abituato a fare dei passetti indietro e rimanere sempre lì cercando di puntare il faro. Forse posso risistemare questo, forse è un po' come
un computer che si rompe e inizi a dire ok, forse posso cambiare sto pezzo, poi devo cambiare quell'altro, poi questo non va, poi quello mi rallenta, eccetera, eccetera. Un esempio banale per farti capire che il momento in cui dirai no, nel senso no, non voglio andare avanti a continuare a smazzarmi per cercare di sistemare il PC, no, non voglio andare avanti a soprattutto continuare a soffrire in questa situazione. Ok, dietro il tuo no ci sono le meraviglie. È chiaro che bisogna considerare, come ti dicevo prima, i punti che avrai a favore e i punti che avrai a sfavore. Questo sta alla base, poi da lì puoi mandare avanti qualsiasi tipo di percorso, che sia per lasciare andare o che sia per riconquistare. In entrambi i casi io penso di poterti aiutare. Se ti fa piacere e hai bisogno di me, in descrizione di questo video trovi tutti i riferimenti per potermi contattare. Inoltre, come ti dicevo già all'inizio, lascia un like se il video ti è piaciuto e commenta se hai bisogno di darmi comunque il tuo feedback personale e ricordati di iscriverti al canale. Un abbraccio e alla prossima. Ciao!